Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. A gente está indo para Nápoles de trem para conhecer tudo sobre farinha. E a gente vai conhecer o processo de fabricação da farinha aqui no Moinho Caputo, em Nápoles, um dos mais famosos, tem quase 100 anos de história. Noi qua al Mulino Caputo maciniamo solo grano tenero. Il grano tenero si differenzia dal grano duro per una questione genetica e soprattutto per una questione di utilizzo finale. Che la farina di grano tenero viene utilizzata per impastare, per fare impasti che lievitano, per il pane da forno, la pizza, i dolci e tutto il resto. Il grano duro invece dà semola che viene utilizzata per la pasta essiccata, la pasta industriale. Quindi sono due grani, due cereali molto simili ma completamente diversi. Allora, il grano tenero è una pianta antichissima che cresce, si sviluppa e dà i suoi chicchi un po' in giro per il mondo, in ogni paese. A seconda se si trovi a livello del mare, sopra la montagna, in condizioni climatiche fredde piuttosto che calde, avremo ovviamente dei frutti diversi, quindi delle farine diverse. Abbiamo varietà più autoctone, mediterranee, come il grano nazionale italiano, il grano del sud della Francia, il grano del sud-est europeo, che generalmente hanno un tenore proteico un po' più basso, quindi hanno meno glutine, hanno meno proteine, ma hanno altre caratteristiche positive come la presenza di zuccheri buoni, la presenza di un glutine estensibile, semplice da lavorare, eccetera, eccetera. Poi abbiamo invece altri grani, raccogliamo e recuperiamo nel nord dell'Europa, oppure anche in altri stati, che invece hanno più proteine, sono più forti e determinano la vera e propria forza della farina. Una farina perfetta non esiste perché dipende quello che vuoi fare, dipende il tipo di ricetta, dipende il tipo di sapore che vuoi dare all'impasto. Durante la guerra in Italia si macinavano soltanto grani italiani, quindi grani locali, campani, abruzzesi, pugliesi, e erano tutti grani molto bassi di proteine. Quando gli americani hanno vinto la guerra e c'è stato il piano Marshall, i vincitori aiutavano i perdenti, diciamo, a rifornirsi di nuovo di provviste alimentari, e la farina ovviamente è un bene comune che serve proprio a questo. Gli americani facevano arrivare in Italia delle navi con dei sacchi di tela, di cotone, con all'interno la farina di questo grano Manitoba. E quando i pizzaioli ricevettero per la prima volta nella loro vita questa farina forte che si impastava con grande forza, no? Capirono che miscelandola con la farina che avevano sempre utilizzato, quindi la farina napoletana, la farina italiana, usciva fuori un mix che permetteva di fare delle lievitazioni più lunghe, permetteva di impastare e stendere meglio la massa. E quindi capirono che miscelando una farina forte con una farina debole si otteneva una via intermedia che andava bene ad esempio per la pizza napoletana. Oggigiorno questo lavoro i mulini, o almeno noi, lo facciamo a monte miscelando grani, perché crediamo che sia meglio che miscelare farine, e lo facciamo miscelando anche 7, 8, a volte anche 10 diverse varietà di grano, perché in ognuna ci pigliamo quello che ci serve. E noi del Mulino Caputo crediamo che nel mix di diverse varietà di grani, con diverse origini e con diverse caratteristiche, ci sia l'equilibrio per fare una buona farina. Ovviamente se la farina sia destinata al pane piuttosto che alla pizza napoletana o alla focaccia romana o al panettone, ci saranno miscele di grani diversi. Per il pane non c'è bisogno di tanta forza, perché è una lievitazione molto veloce, una cottura a basse temperature, quindi c'è un mix di diversi grani di tenore proteico medio-basso-basso. Per fare una pizza napoletana, ad esempio, in cui la lievitazione è lunga e le temperature di cottura sono molto elevate, ci vuole una farina che abbia più struttura, abbia più forza, abbia più energia, ed è per questo che selezioniamo e misceliamo diversi grani che hanno dei tenori di glutini medio-alti. Per fare poi invece farine per pasticceria, la pasticceria napoletana è una pasticceria molto complessa, dove ci sono l'utilizzo di tanti grassi buoni,
ma soprattutto delle lunghe lievitazioni per rendere il prodotto più digeribile. In tal caso abbiamo miscele di grani con più glutine, quindi con una forza, una struttura più resistente. Ci sono tanti parametri della farina che sono importanti per la riuscita di un buon prodotto e devono ovviamente sempre essere in equilibrio tra di loro. La farina la analizziamo miscelandola ad acqua e sale, creando una massa e facendo sì che la massa affronti diversi test, diverse tipologie di stress test, in modo da valutare le reazioni. Ad esempio in questa macchina è un piccolo mixer, impastiamo e vediamo durante la formazione dell'impasto quanta acqua serve alla farina e quanto tempo ci vuole per creare la massa. In quest'altra macchina mettiamo in estensione l'impasto, vediamo quindi il break point, vediamo quando è che l'impasto si rompe, come si comporta, se è una massa elastica, se è una massa estensibile o se è una massa rigida, ok? E a seconda di quello che uno deve fare, le masse devono avere una diversa natura. Ad esempio per la pizza napoletana ci vuole una buona estensibilità, per un panettone ci vuole forza, per il pane deve essere elastico, ok? Quindi ogni farina ha la sua storia e dietro ogni farina c'è una storia di grani diversa. Ci sono poi altre macchine per verificare l'umidità, per verificare le proteine. Abbiamo l'alveografo di Chopin, in cui eseguiamo una prova di lievitazione, quindi gonfiamo l'impasto per vedere come lievita e quanto tempo può lievitare. È una specie di laboratorio in cui tutti i giorni vediamo quello che succede alla farina per far sì che possa poi succedere nel modo giusto nelle mani degli artigiani. Noi vendiamo solo a pizzaioli, panettieri, pasticceri e tutti gli artigiani del gusto che vogliono portare all'interno del loro piatto qualcosa di speciale, qualcosa di ricercato, qualcosa di vero e saporito. E lo facciamo in maniera solo naturale, senza aggiungere enzimi, senza aggiungere additivi e rispettando quello che è proprio la struttura naturale del grano. Ora vi mostro piano per piano la produzione, dalla macinazione, l'abburattamento e poi andremo a vedere l'insacco. Ora vi mostrerò come una miscela di grano, una volta preparata nel silos grano, passa per vari processi di pulitura. C'è un processo di prepulitura allo scarico, viene infilata nelle celle di stoccaggio, dopo viene prelevata per fare le miscele per le varie farine. Questa miscela passa per due processi ancora di pulizia, sono pulizie meccaniche e ad aria. Viene separato il grano da tutte le impurità, in maniera tale da avere alla fine il grano pulitissimo, pronto per la macinazione. Ora vi mostrerò questa miscela di grano, come viene macinata e come viene abburattata. I trasporti di questo mulino sono totalmente pneumatici, non meccanici, che significa che conserva l'igienicità totale, cioè non c'è possibilità di inquinamento, non c'è possibilità che un corpo estraneo possa entrare nella farina, perché è tutto il trasporto pneumatico, come vi mostrerò. Andiamo. Queste macchine si chiamano laminatoi e sono composte da 4 cilindri che ruotano in senso antiorario e schiacciano il grano, lo aprono per prepararlo per l'abburattamento. Questa è la miscela di grano rinforzato, questo è il grano prima della macinazione, passa attraverso i rulli e avviene la prima macinazione. Questa è la prima macinazione, sale pneumaticamente al piano superiore e viene separata la buccia dall'endosperma. In che maniera? Con dei setacci. Questa parte viene separata.
e per ogni passaggio avviene una separazione. Alla fine si avrà la farina da un lato e la buccia che va ad alimentare il mangime animale. Ora ve la mostrerò come avviene fisicamente. Fate attenzione alle macchine. Questo passaggio è lo stesso di quello giù. Il prodotto viene recuperato, sale, sale, sale e entra in questo passaggio qua. E così via per tutti i vari passaggi. Ora ve ne mostro uno, per ogni passaggio avviene la stessa separazione. Vi ricordate, c'era la buccia del grano, c'era quella, questo è il prodotto che vi ho fatto vedere, è già separato da questo. E questa è la prima farina estratta. Per ogni passaggio viene un po' di farina. Tutte le farine insieme vanno conservate nei silos di stoccaggio. Per circa 15 giorni la farina riposa, poi passa al reparto di insacco, imballaggio, dove ora vi mostrerò. Ogni giorno insacchiamo tanti sacchi di farina. Il colore del sacco determina la qualità. Sacco rosso, sacco blu, sacco giallo. All'interno c'è una qualità diversa in ogni sacco, destinata alla pizza, ai dolci, alla pasta e così via. Allora, vi dicevo prima che un po' in tutta la filiera noi cerchiamo di non danneggiare quello che di buono ci dà la natura. Nel processo di trasformazione da grano a farina è un momento molto importante in cui bisogna concentrarsi e applicare le giuste strategie. Prima di macinare il grano noi misceliamo le diverse varietà. Quello che andiamo a macinare è già, diciamo, una miscela di diversi grani, tarata, analizzata, equilibrata, pronta per essere macinata. Quando maciniamo ci sono due passaggi fondamentali. Il primo è quello della macinazione attraverso dei rulli, che quindi tendono a schiacciare il grano e a far uscire fuori la farina. Questo prodotto macinato viene poi trasportato al piano superiore tramite una linea pneumatica a risucchio d'aria ed entra all'interno di grandissimi setacci, dei buratti, che ovviamente dividono la parte doppia dalla parte più fine, quindi indirettamente la crusca, la buccia del grano, la parte esterna del chicco dalla farina. Facendo questo in più passaggi, macinazione, abburattamento, macinazione, abburattamento, ogni volta utilizzando macchine diverse, si riesce ovviamente a tirar fuori una buona farina bianca, quindi tipo 00, in cui tutta la buccia viene quasi interamente rimossa. Viene rimossa al 99,56%. Questo processo può essere fatto in maniera veloce, brusca ed aggressiva, quindi utilizzando meno macchine, meno passaggi, con meno tempo e anche meno energia, però con risultati più scadenti, perché ovviamente si dovrebbe premere forte, burattare forte e questo danneggia il grano e danneggia la farina. Noi del Mulino Caputo invece lo facciamo in maniera molto lenta. L'abbiamo brevettata la cosiddetta macinazione lenta, dolce e lenta, perché facciamo questo lavoro di trasformazione in più di un'ora per ogni chicco e più di 32-33 passaggi di macinazione e abburattamento. La pressione che noi mettiamo tra i rulli, tra le macine, è molto lenta. Questo permette di macinare a temperatura ambiente, non avere danni meccanici, quindi quello che c'era nel campo come glutine, proteine, umidità, elasticità, ma anche profumo, aroma, sapore, viene riportato poi pari pari, perché non è bravo chi riesce a migliorare il grano durante la macinazione, perché un grano buono può solo perdere. È bravo chi riesce a prendere quel prodotto e a rimetterlo nel sacco sotto forma di farina. Muito legal essa tradição de família, quase 100 anos fazendo farinha, tudo cuidado que eles têm com a farinha, a gente achou show de bola.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo da Itália. Abração!